Benvenuti ancora una volta nel santuario delle emozioni, benvenuti a Gossip alla turca. Se siete qui, è perché cercate qualcosa che vada oltre la superficie lucida delle riviste patinate, cercate il battito cardiaco che si nasconde dietro lo schermo. Oggi vi portiamo dentro una storia che ha il sapore del caffè amaro e la dolcezza di una promessa mantenuta, una storia che vede protagonisti due dei volti più amati della nostra televisione, Gökberk Demirci e Özge Yağız. Ma prima di sollevare il velo su questa vicenda intima e toccante, vi chiedo un piccolo gesto di appartenenza. Lasciate un mi piace per supportare il vero giornalismo emotivo, iscrivetevi al canale per non perdere nemmeno un capitolo delle nostre saghe e, se volete entrare nel cuore pulsante della nostra community, cliccate sul tasto Unisciti o Abbonati. Il vostro sostegno è la linfa che ci permette di raccontare la verità. Siete pronti? Immergiamoci nel silenzio di Istanbul. La settimana scorsa, mentre Istanbul pulsava del suo solito, incessante ronzio frenetico, un mostro urbano fatto di clacson, sirene e ambizioni che si scontrano, Gökberk Demirci e Özge Yağız hanno cercato l'esatto opposto, una tasca di silenzio assoluto. Le versioni superficiali, quelle che alimentano i titoli a basso costo e i blog affamati di click facili, hanno dipinto un quadro distorto. Si parlava di crisi, di confronti tesi generati dalla pressione feroce dell'industria televisiva, di sguardi gelidi. Ebbene, lasciate che Gossip alla turca rimetta ordine nel caos, quelle versioni sono errate, figlie di una lettura miope della realtà. Ciò che è accaduto a un tavolo appartato in un ristorante nascosto, lontano dagli occhi indiscreti dei paparazzi più aggressivi, non è stata una frattura, bensì una fortificazione. Fonti vicine alla coppia, quelle che comprendono la fragile architettura che tiene in piedi un legame sotto i riflettori, sussurrano che Gökberk abbia desiderato quell'incontro non per dettare regole o lanciare ultimatum, ma per mettere a nudo il proprio cuore. Da settimane, l'attore porta sulle spalle il peso del suo prossimo progetto, un'opera che circola già nei corridoi con il nome in codice Kuma, e quel mantello di aspettative è gravoso, tessuto con fili di responsabilità e ansia da prestazione. Eppure, sotto quella pressione tettonica, la sua priorità non era la carriera, non era la fama, ma la donna seduta di fronte a lui. L'atmosfera a quel tavolo, dicono i testimoni oculari che hanno osservato la scena con rispetto, colpiva non per il volume delle voci, ma per una calma profonda, quasi abissale. In un'epoca in cui le coppie famose spesso mettono in scena il loro amore per milioni di occhi digitali, trasformando ogni cena in uno spettacolo, Gökberk e Özge hanno scelto il gesto più radicale e rivoluzionario possibile, essere semplicemente umani. Gökberk ha parlato con una morbidezza che tradiva l'intensità vulcanica delle sue emozioni. Non ha alzato la voce, ha abbassato le difese. Ha guardato Özge, una donna trascinata dalla gravità del proprio successo stellare, e le ha offerto una confessione che era al tempo stesso una preghiera e una promessa. Fermiamoci un istante a riflettere insieme. Vi è mai capitato di sentire che il lavoro, o la vita frenetica, stessero rubando tempo prezioso alle persone che amate di più? Come avete reagito per riprendervi quel tempo? Raccontateci le vostre esperienze nei commenti, perché la vostra storia è importante quanto quella dei nostri divi. L'attore ha ammesso, con una lucidità disarmante, una paura crescente. Sentiva che il tritacarne impietoso del lavoro, i set che si susseguono senza respiro, i sopralluoghi che divorano i fine settimana, le pagine di copione che trasformano i sogni in logistica. Stava lentamente, inesorabilmente corrodendo il loro rifugio di vicinanza. Sentiva formarsi uno spazio, una distanza microscopica che, se ignorata, avrebbe potuto trasformarsi in un abisso incolmabile. Non voleva svegliarsi un giorno e rendersi conto che erano diventati due estranei uniti solo da un titolo di giornale o da una vecchia fotografia. Desiderava chiudere quello spazio con una presenza reale, tangibile. Rallentiamo, anche solo un po', avrebbe sussurrato, lasciando le parole sospese nell'aria come una tregua fragile ma necessaria. Ha chiesto un tempo che appartenesse a loro e a loro soltanto. Non ore ritagliate dagli scarti di giornate frenetiche, non momenti contrattati tra una chiamata e il prossimo volo intercontinentale.
Ha dipinto per lei un quadro di notti in cui non ci si addormenta con evidenziatori e copioni in mano, esausti. Mattine in cui il caffè non viene inghiottito mentre si corre verso una riunione, ma viene sorseggiato mentre l'aroma riempie la cucina. Ha deselezionato il pilota automatico per ricordare a entrambi una verità fondamentale: noi contiamo più della macchina che alimentiamo con il nostro talento. Ma la richiesta di Gökberk rivela un fatto cruciale, una lezione universale: il successo è un calice vuoto se non hai nessuno con cui condividerlo. E qui entra in gioco la reazione di Ozge, un momento che ha sciolto ogni tensione. Se pensate che lottare per una relazione sia il gesto più romantico che esista, lasciate un like a questo video ora. E non dimenticate, per supportare Gossip alla turca e permetterci di portarvi sempre queste analisi approfondite, considerate di cliccare sul tasto Unisciti. Anche un piccolo gesto da parte vostra ci aiuta a mantenere alta la qualità del nostro racconto. Ha confessato che stargli vicino le regala una frequenza di pace che non trova altrove, nemmeno sotto i riflettori più potenti. In quella nicchia di silenzio, gli ha detto di averlo ascoltato a fondo e senza riserve. Il suo cuore batteva allo stesso ritmo, anche lei bramava più ore con i loro nomi incisi sopra. I tabloid, sempre affamati di conflitto e dramma, hanno cercato di trasformare quella conversazione in un ultimatum, in una crepa nelle fondamenta. Ma oltre il rumore e il clickbait, rimane un quadro di straordinaria maturità. Due persone, due figure osservate costantemente al microscopio, hanno scelto di essere architetti della propria felicità, non vittime dei propri orari. Amici vicini alla coppia dicono che non era la prima volta che Gökberk esprimeva preoccupazione per il ritmo insostenibile a cui stavano vivendo. Per mesi, aveva osservato Ozge assumersi impegni intensi, un riflesso della sua stessa etica del lavoro, e aveva capito che questo passo tracciava una linea pericolosa attraverso i loro giorni. La sua richiesta non era una punizione, era preservazione. Un modo per dire: assicuriamoci che il titolo più importante rimanga scritto solo nelle nostre vite private. E la risposta online ha dimostrato quanto il pubblico brami autenticità. Invece delle solite speculazioni su una rottura, i commenti si sono riempiti di lodi per la maturità dello scambio. I fan lo chiamano vero amore, quel tipo che non prospera su grandi gesti o fuochi d'artificio effimeri, ma viene vissuto in conversazioni coraggiose su bisogni e confini. Ma il romanticismo non si è fermato a quel tavolo di ristorante. Gli addetti ai lavori, le nostre sentinelle nell'ombra, rivelano che hanno lasciato il locale non solo con promesse astratte, ma con un piano concreto, solido come la roccia. Sembra che Gökberk abbia proposto un santuario lontano dalla città, una fuga breve e rigenerante verso Bodrum. Ma attenzione, non stiamo parlando della Bodrum patinata, quella dei resort di lusso pieni di paparazzi pronti a scattare. Lui immagina giorni che si estendono come l'orizzonte infinito, acqua che profuma di sospiri e un'agenda completamente vuota. Andiamo a essere noi, davvero. Riposiamoci veramente, le avrebbe detto. Nessuno stilista, nessun outfit pianificato, nessun contenuto social da impacchettare per i follower. Solo passeggiate all'alba con la luce liquida sull'acqua e notti in cui la colonna sonora è il ritmo dell'Egeo che si infrange sulla riva. Gli amici di Ozge dicono che lei ha guardato il calendario caotico, ha fatto un respiro profondo e ha fatto qualcosa di raro, ha spostato le montagne per fargli spazio. Se i sussurri sono veri, presto spariranno, non per vagare senza meta, ma per vivere. Tuttavia, dietro la cortina della fuga, qualcosa di più profondo sta prendendo forma nella mente di Gökberk. Quella richiesta di tempo non è una soluzione temporanea per un mese pieno, è il progetto per un nuovo modo di stare al mondo. Lui sta spingendo per piccoli rituali protetti, intessuti nelle loro settimane come fili d'oro. Parlano di passeggiate serali nel quartiere quando la città si zittisce, serate dedicate a cucinare insieme, dove l'intimità nasce dal tagliare, mescolare, assaggiare, spazi in cui i telefoni non sono solo silenziosi, ma banditi, affinché l'unica connessione sia quella degli occhi. Agli occhi di chi guarda da fuori, possono sembrare idilli domestici banali. Per Gökberk, sono gli organi vitali del loro amore. Più si ascoltano i mormori intorno a loro, più emerge un filo chiaro,
Gökberk si sente incredibilmente fortunato. Dice ai suoi amici di amare una donna la cui luce cresce con il tempo, e che è grato per lei. Conosce la bestia dell'ambizione senza lasciare che divori la vicinanza. Alcuni giurano di averlo sentito mormorare, più di una volta, dopo notti sul set, non credo di poter vivere questa vita senza di lei. Non è una storia di copertura, è l'onestà che emerge quando le luci si abbassano. Naturalmente, una tale cura porta alla domanda che infiamma i commenti e i cuori dei fan: è questo il preludio a qualcosa di ufficiale? Quando un uomo inizia a scandire la loro vita condivisa con questa precisione chirurgica, il mondo se ne accorge. Quando tratta il silenzio e le cose ordinarie con questa riverenza sacra, è naturale chiedersi se stia allenando il suo cuore per sempre. Nessuno vicino a loro conferma anelli o date, nessuna location è prenotata. Ma il legame sembra diverso, più forte, più intenzionale, più ancorato. Soprattutto nelle ultime settimane, mentre l'agenda di Özge andava fuori controllo, i testimoni dicono che Gökberk si è presentato con un'attenzione extra, passaggi a casa a orari strani, cibo caldo consegnato su set lunghi e gelidi, messaggi che arrivano non come un obbligo ma come una carezza. Ecco perché la loro storia è diventata silenziosamente la più chiacchierata della settimana qui su Gossip alla turca. Non a causa del dramma, ma a causa della chiarezza. Conversazioni come quella che hanno avuto in quel separé sono difficili anche all'interno dei confini sicuri della propria casa. Sostenerle mentre un'intera città guarda richiede un diverso tipo di coraggio. Quella cena a Istanbul è al centro della loro storia. Chi c'era continua a ricordare i dettagli, perché i dettagli dicono la verità. Il cameriere ha posizionato una piccola candela tra loro e nessuno l'ha spenta, lasciandola bruciare come simbolo di pazienza. Gökberk si è sporto in avanti, i gomiti sul tavolo, offrendo pieno rispetto. Özge ha ascoltato, assorbendo il peso del suo amore. Poi, la cosa più piccola e bella, una risata condivisa su uno scherzo privato, il suono del sollievo che scorreva attraverso di loro. Ecco come suona una relazione quando decide di non cedere. I nuovi progetti richiederanno tutto. I copioni saranno lunghi, le notti corte, la pressione crescente. Ma ora hanno un piano. Hanno i martedì della pasta. Hanno le passeggiate del venerdì al tramonto. Hanno una fuga al mare all'orizzonte. Hanno costruito una fortezza di piccoli rituali per proteggere il regno del loro amore. Dunque, mentre i titoli di giornale servivano shock e scandalo, l'interno di questa storia si rivela molto più morbido e infinitamente più sostenibile. Gökberk ha chiesto tempo. Özge ha detto sì. E noi siamo rimasti a osservare una lezione di sentimento concreto, la prova che la verità, quando spogliata dei suoi fronzoli, non fa rumore ma dura nel tempo. Cosa ne pensate, amici di Gossip alla turca? Credete che questi piccoli rituali siano il segreto per un amore eterno? Fatemelo sapere qui sotto, perché la vostra voce è parte della nostra narrazione. Se questo viaggio nelle profondità del cuore vi ha toccato, non dimenticate di iscrivervi al canale, attivare la campanella e condividere questo video. Noi ci rivediamo al prossimo sussurro, alla prossima verità svelata. A presto!